for survival. The fight 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 for survival. Della storia, il ritmo delle scoperte scientifiche e le loro applicazioni tecniche prendono un andazzo, un ritmo sempre più incalzante. Ora poi è vertiginoso, si calcola niente meno che di tutti gli scienziati che sono vissuti da quel mondo in mondo, il 90% vive oggi. Queste considerazioni ci dà la misura di quello che sta succedendo e che sradica tutti i nostri antichi preconcetti per aprirci dei nuovi orizzonti. Quando parlo di scienza alludo alla chimica, alla fisica, alla biologia e a tutte quelle discipline in cui è racchiuso tutto lo scibile. La chimica ha allargato, e continua a farlo, le conoscenze sulla formazione della materia. La fisica ha approfondito le leggi che governano la materia, e cioè l'energia nelle sue varie forme, dalla meccanica celeste a quella degli atomi, all'acustica, all'ottica, all'elettricità, eccetera, eccetera. La biologia studia la vita, che misteriosamente scaturisce dalla materia inanimata. Tutte queste conoscenze hanno fatto sviluppare la medicina, e cioè permesso di controllare e debellare le grandi epidemie ricorrenti che distruggevano in passato migliaia e migliaia di vite, di peste, di colera, di tifo, di vaiolo, di poliomelite e di tante altre malattie. Oggi non si sente quasi più parlare e comunque non ci fanno più tremare d'angoscia, come invece succedeva fino a pochissimi anni fa. Ne è il risultato che la vita media degli uomini si è allungata enormemente, la mortalità infantile si è ridotta, e a poco tutto ciò ha portato all'attuale esplosione demografica. Nel 1700, per esempio, con stime accurate desunte dalle parrocchie, per il numero dei funerali e dei battesimi, allora non c'era lo Stato civile, si è accertato che vivevano in Inghilterra, nel paese del Galles, 5 milioni e mezzo di abitanti. Erano 6 milioni e mezzo già nel 1750, 9 milioni nel 1801, 14 milioni nel 1831 e 45 milioni oggi. Cioè in quasi 2 secoli e mezzo la popolazione si è quasi decuplicata. E così ovunque nel mondo. Gli abitanti della Terra, che erano quasi 700 milioni intorno al 1700, sono oggi quasi 4 miliardi e si calcola che saranno oltre 7 miliardi alla fine del nostro secolo.
Tutto ciò ha fatto sorgere nuove scienze, la sociologia con la quale si cerca di approfondire le conoscenze della società umana, la psicologia comparata, l'economia politica e la statistica, che indagando su ogni fatto naturale, economico, sociale ed esprimendo queste indagini in termini numerici, permette di individuare gli andamenti generali, i ritmi delle variazioni e quindi di ridurre gli errori negli sviluppi della nostra vita. Tutto questo ha portato fatalmente al mutamento degli atteggiamenti dell'uomo. Egli è stato invaso dalla gioia delle scoperte compiute che gli hanno reso meno precaria la sua vita fisica, anche perché ha visto allontanarsi il pericolo della morte che fino allora era incombente. Tutto è diventato frenetico. Le città hanno cambiato aspetto. Il sentimento di poter dominare le forze naturali ha modificato i comportamenti e ha aumentato le ambizioni dell'uomo. Egli si è prefisso di conquistare i cieli e si è accanito nello sforzo di volare. Lo spirito di avventura si è dilatato come il bisogno di andare più lontano e sempre più presto. Le fabbriche che si sviluppano ovunque ci siano condizioni favorevoli come facilità di accesso, di scambi e dove ci sono grandi agglomerati urbani che garantiscono manodopera ai consumatori, producono grandi quantità di merci. Beni si chiamano. Le macchine facilitano la nostra vita fisica e ci fanno risparmiare tanto lavoro muscolare. La produzione è disciplinata. I gesti, i movimenti degli operai sono calcolati in modo da risparmiare energia e tempo. Far presto, sempre più presto. Questa è l'ossessione del mondo moderno. Le automobili si diffondono all'inizio del nostro secolo, cioè appena 70 anni fa, e alla loro apparizione creano scompiglio tra gli uomini e gli animali, che poi col tempo si abituano a questi rumorosi veicoli. L'aviazione si sviluppa su temi dati dalle gare e dai premi in uno sforzo di accrescere le distanze, le velocità, le quote. Aviazione e automobilismo si sviluppano grazie al motore a scoppio, un apparato piccolo, compatto, efficiente, produttore di energia.
Dagli aerei di 100, 120, 150 posti si è passati a quelli capaci di 350, 500 passeggeri. Questo è il Jumbo, ormai conosciuto e in servizio regolare in molte linee. Tutti questi aerei si muovono sul filo dei 1000 km all'ora, ma già si preparano quelli che superano la velocità del suono, che è di 1280 km l'ora. Questo aereo vola alla velocità di 2 Mach e mezzo, cioè 2 volte e mezzo più veloce del suono, ciò che gli consentirà di congiungere l'Europa e l'America in poco più di 2 ore. Succederà così che in confronto dell'ora solare, determinata dall'altezza del Sole sull'orizzonte, un passeggero, partito a mezzogiorno dall'Europa, si ritroverà in America alle 9 del mattino, cioè 3 ore prima dell'ora della sua partenza. La luce elettrica muta le condizioni di vita anche nelle nostre case. La notte diventa quasi uguale al giorno.
Il mondo, quasi tutto il mondo, grazie allo sviluppo della radiofonia, si può ascoltare. Ma l'incalzare delle scoperte, l'aumento della produzione delle merci, impongono di attivare gli scambi e di scorciare le distanze. Inducono perfino a modificare la geografia terrestre. Si dà mano a grandi opere di ingegneria, così da poter attivare e accelerare i trasporti marittimi. Così si possono, in tempi sempre più brevi, rifornire le fabbriche di materie prime e inondare il mondo di manufatti. Il canale di Panama taglia l'istmo che congiunge il nord del continente americano con il sud. È stato realizzato nel 1914 e con questa grande opera le vie dall'Atlantico all'Asia si trovano enormemente scorciate. Grandi imprese simili a questa furono già iniziate nel 1860 con il taglio dell'Istmo di Suez. Poi sono seguiti i trafori delle Alpi, quello del San Gottardo nel 1872 e poi recentemente quello del Monte Bianco. Essi hanno permesso più facili scambi in Europa. Le città si dilatano, diventano enormi. Queste megalopoli, così si chiamano, oltre che luoghi di residenza, sono anche centri di affari, di produzione, di smistamento. Il costo delle aree fabbricabili impone costruzioni sempre più alte per concentrare in spazi sufficientemente ridotti molte attività che richiedono un gran numero di uomini, per i quali si costruiscono inardite architetture, luoghi pubblici anche di divertimento. Industrie, fabbriche, trasporti urbani, teatri, stadi sono serviti da una serie di macchinari sempre più efficienti e rapidi che assorbono grandi quantità di energia. Si calcola appunto che l'esigenza di energia raddoppierà nei prossimi 20 anni. Si valuta per esempio che le riserve di carbone sulla Terra si esauriranno nei prossimi 100 anni. Allora si sono dovute sviluppare altre fonti di energia come lo sfruttamento dell'atomica. Si chiama atomo quella particella che i greci antichi avevano immaginato essere la particella di materia ultima, la più piccola, indivisibile. Di qui appunto il nome atomo, indivisibile. Ora si sa invece che gli atomi sono formati da un formicolio di corpuscoli ancora più elementari e assai vari, carichi di elettricità positiva o negativa o senza carica elettrica, o addirittura che sono solo energia senza massa. Questi atomi così complessi formano tutta la varietà dei corpi composti, ove le masse molecolari, cioè le particelle chimiche che compongono questa o quella sostanza, possono essere semplici o composte. Le molecole sono strutturate da diversi atomi e le particelle che le compongono
sono sempre dotate di movimenti, tanto nei solidi, tanto nei liquidi e nei gas. Nell'immensa varietà dei corpi composti, le masse molecolari si elevano fino a un punto che si potrebbe dire critico, in cui misteriosamente si manifesta la vita. Cos'è l'energia nucleare? Se si fa in modo che alcune particelle del nucleo dell'atomo, i neutroni, vadano a investire un altro nucleo liberando altri neutroni e questi ancora altri e così via, si ha la cosiddetta reazione a catena, che libera dai nuclei un'enorme quantità di energia. Questa azione è alla base dell'esplosione della bomba atomica. Ma quando questa reazione a catena la si controlla, rallenta e regola, si può sfruttare tutta l'enorme forza che può sprigionare e avere a disposizione una grande quantità di energia che si può usare per i nostri scopi come il petrolio, il carbone, l'elettricità, il vapore e trasformarla in forza motrice, in calore, eccetera. Per la produzione dell'energia atomica, gli atomi dell'uranio, un elemento radioattivo, servono assai bene a questo scopo e gli uomini si sono procurati con questo mezzo un'altra grande fonte di energia. Si sa che si arriverà anche a produrre energia per mezzo della fusione ad alta temperatura degli isotopi dell'idrogeno e allora si potrà trarre combustibili anche dall'acqua normale. Su questo principio si basa la bomba H, la bomba all'idrogeno, che col tempo si riuscirà certamente a dominare, controllare e ad asservire ai nostri scopi. Ma gli elementi radioattivi come l'uranio, disintegrandosi spontaneamente per il disgregamento dei loro nuclei atomici e trasformandosi in altri elementi, emettono radiazioni, cioè particelle varie e raggi, che possono essere assai dannosi alle cellule, ai nuclei, ai geni che compongono il nostro corpo. Per cui bisogna maneggiarli a distanza e dietro filtri che non consentano alle particelle e ai raggi di passare. Si usano allora mani artificiali, che sono dei veri sensibili prolungamenti delle mani dell'uomo. Recipienti di piombo o strati di liquidi che impediscono a questi minuscoli ma potentissimi proiettili o raggi di raggiungere il corpo umano. L'altro polo attorno al quale oltre l'energia si muove il mondo moderno è la velocità. L'aerodinamica è una conoscenza e una serie di tecniche che si sono sviluppate per aumentare la velocità non aumentando in proporzione le energie che la suscitano. È un lavoro attento di studio delle forme degli aerei e del comportamento delle molecole dell'aria, in cui questo, come gli altri mezzi, si muovono. È una raccolta di dati attenti e numerosi che vengono memorizzati nei computers per poterli riavere a disposizione continuamente ed essere sempre coscienti dei problemi già studiati. I miglioramenti delle forme hanno permesso di far muovere nell'aria aerei sempre più grandi e più veloci, mossi da motori relativamente meno potenti, quindi meno assetati di combustibile. Ciò ha aumentato enormemente l'autonomia di questi mezzi di trasporto, che ormai normalmente compiono le distanze transatlantiche, cioè migliaia di chilometri, senza bisogno di rifornimento. Ma gli antichi mezzi di trasporto, come i treni opportunamente modernizzati, resi più efficienti e più veloci, sono ancora in funzione, come i trasporti marittimi per nave. Alla sete di energia e di velocità bisogna aggiungere quella delle materie che servono appunto a fabbricare tutte le macchine e tutto quanto è ormai diventato indispensabile all'uomo moderno. Le materie plastiche, fatte di molecole inventate dalla chimica, sono dei nuovi materiali che l'uomo si è creato per i propri usi. Nel mondo attuale un problema gravissimo è rappresentato dal fatto che i 2/3 della popolazione mondiale è denutrita o addirittura affamata.
Le vaccinazioni, gli antibiotici, le istamine e tanti altri metodi di cura sono stati usati giustamente ovunque nel mondo. Essi hanno debellato molte malattie endemiche ed epidemiche e hanno provocato quell'esplosione demografica di cui abbiamo parlato. Il cosiddetto terzo mondo, che vive ancora in un momento più antico dello sviluppo cronologico delle tecniche, soffre di grandi carenze. Esso si è trovato impreparato a fronteggiare il beneficio raggiunto di una maggiore sicurezza di vita fisiologica, di allontanamento dalla morte. Di qui sono nati nuovi drammi rappresentati da un'enorme dilatazione della miseria, la denutrizione e nuove istanze civili. Questo mondo rifiuta inoltre i modi di azione dell'altro terzo del mondo, che è arrivato al cosiddetto sviluppo pagando il caro prezzo di distruggere, frantumare molte strutture civili e culturali del passato, matrice degli uomini attuali. Ma il bisogno di sapere, di capire e di scoprire del cosiddetto mondo occidentale è inarrestabile. Il continente antartico, coperto da ghiacci eterni, viene affrontato. Si sono dovute costruire delle vere e proprie piccole città residenziali in queste zone dove la vita è assai difficile per approfondire gli studi geologici, cioè quelli riguardanti la nostra Terra, indagando dal magnetismo alla mineralogia, e quelli meteorologici, cioè dell'atmosfera che circonda il nostro globo, alla quale siamo soggetti.
Posti di fronte al problema dell'esplosione demografica, noi uomini siamo stati obbligati ad appuntare la nostra attenzione su quel terzo della superficie del nostro globo che è deserti, da zone cioè assolutamente asciutte e secche, dove piove raramente e quando succede l'acqua è bevuta avidamente dal suolo arido. Il solo deserto del Sahara in Africa è esteso poco più o poco meno di quell'Europa che è abitata da oltre 400 milioni di uomini, mentre in esso vivono pochi pastori nomadi e pochissimi trogloditi. Altre zone aride si trovano in Messico, California, Arizona, Nevada, Cile, Perù, Cina, Australia. E la natura, nel creare forme geologiche fantastiche, sorpassa come sempre ogni immaginazione. Questi deserti sono ora esplorati sistematicamente, pazientemente, poiché, celate nel sottosuolo, custodiscono enormi risorse. Nelle zone predesertiche si iniziano ricerche minerarie che daranno in seguito il materiale necessario alle varie attività umane. Nell'immobilità millenaria dell'ambiente inizia così un nuovo ritmo. Ricerche geologiche si moltiplicano per ritrovare altri minerali, altre materie prime e altre fonti di energia. Le sorgenti petrolifere sono a volte affioranti, a volte invece i derek devono perforare il suolo fino a profondità di 1000, 2000 e anche di 4000 metri per poter raggiungere i giacimenti. In questi deserti sorgono impianti che sono destinati a cambiare completamente volto all'ambiente e creare le premesse di una nuova vita.
Le pompe dei pozzi aspirano con profondo respiro il prezioso petrolio che viene accumulato e trasportato con svariati mezzi alle raffinerie e smistato in tutte le parti del mondo. Oggi è nelle possibilità dell'uomo di trasformare, alterare, accelerandoli, certi cicli geologici. Dove si trova in profondità l'acqua, e grandi bacini ne esistono nel sottosuolo, portata alla superficie fa diventare il deserto assai fertile. Vaste e nuove piantagioni si sviluppano ormai in varie zone del mondo. Donano i frutti atti a soddisfare la fame dell'umanità in crescente aumento. Grandiose dighe, come quella famosa di Assuan sul Nilo, accumulano, regolano, distribuiscono il flusso delle acque e creano nuove possibilità per ulteriori sviluppi. La desalinizzazione dell'acqua marina è uno dei sistemi, in un futuro prossimo, per mettere a coltura quelle zone desertiche che non hanno depositi d'acqua nel sottosuolo. Esistono già impianti a petrolio di distillazione dell'acqua marina, ma il loro costo di gestione è molto elevato, quindi non si diffondono. La soluzione del problema della desalinizzazione dell'acqua del mare, perché possa essere utilizzata per l'irrigazione, verrà dall'energia nucleare. Quando si saranno potute trasformare le aride zone desertiche in campi coltivabili, l'uomo si sarà acquistato più ampi spazi dove insediarsi. Inoltre, questa nuova sorgente di energia servirà anche allo sviluppo di imprese industriali. Da qui una serie di ulteriori sviluppi sarebbe possibile.
In uno dei progetti allo studio, che dovrebbe passare alla fase di realizzazione in breve tempo, i reattori nucleari costituiscono il centro motore e saranno in grado di produrre 4 milioni di metri cubi d'acqua dolce al giorno, cioè 4 miliardi di litri. Un'enorme quantità d'acqua indispensabile alla vita di una nuova vasta comunità. Acqua sufficiente a irrigare per 12 mesi all'anno 100.000 ettari, una superficie uguale a un terzo dell'Italia. Una parte dell'energia prodotta potrebbe essere utilizzata per la produzione elettrica, indispensabile agli sviluppi urbani e industriali, e per lo sfruttamento delle materie rinvenute sul posto, come l'alluminio e la produzione di ammoniaca, soda caustica, cloro elettrolitico, eccetera. Simili complessi agricolo-industriali, generati dall'energia atomica, potranno trasformare vaste zone del mondo ancora inutilizzate. Ma si potrà fare ancora di più. Aumentando i rendimenti delle varie culture, affrettando la maturazione dei raccolti, diminuire con appropriate selezioni il fabbisogno idrico per l'agricoltura. Altre grandi prospettive si aprono con la chimica grazie a nuovi metodi di trasformazione della materia. È una questione di buona volontà. Le prospettive del futuro non sono affatto scoraggianti. Certo, bisogna fare molto.